cari amici, vicini e lontani, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi qua, in questo momento, in Italia è martedì 22 febbraio 2011. Poi in America può darsi pure che sia sempre martedì 22 febbraio 2011, va bene, va bene, va bene. E perché oggi parliamo delle lontane Americhe, si parla delle lontane Americhe e sui nuovi lavori americani, perché un grande giornale italiano, che è La Repubblica, grande quotidiano italiano, di lunedì 14 febbraio 2011, è il giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio 2011, ha pubblicato un grande servizio giornalistico dedicato a una grande inchiesta americana, cari amici. Vedete? La Repubblica, grande quotidiano italiano, ha pubblicato un grande servizio giornalistico tratto da una grande inchiesta americana. New American Jobs. Allora, vediamo un po'. Io sono convinto che quelli che hanno fatto questa grande inchiesta americana di cui parla il quotidiano italiano La Repubblica di lunedì 14 febbraio 2011 hanno copiato dai miei video di me, Italian Blogger, perché dicono le stesse cose che io ho sempre detto ai miei giovani amici, e cioè che nessuno Stato può essere fatto di tutti i laureati che vogliono fare solo il lavoro di laureati, perché poi chi è che va a mungere il latte? Chi è che va a zappare la terra? Chi è che va a fare il muratore, il falegname? Chi è che va in officina a fare le automobili? E anche i laureati, dice questa grande inchiesta americana, devono fare i lavori manuali. Beh, stringiamo, su. Allora, giardinieri, muratori, cuochi. Eccole le 10 professioni del futuro, capito cari ragazzi? Lo dicono gli americani, ma quello che dicono gli americani vale anche per l'Europa, anche per noi europei, d'accordo? Io avrei preferito che questa inchiesta fosse stata fatta direttamente in Italia, no che dobbiamo sempre aspettare les Americans, capito? Sempre gli americani, va bene che io queste cose l'ho già detto prima di les Americans, d'accordo? Prima di les Americans. Allora, giardinieri, muratori e cuochi. Allora, camerieri, cuochi, addetti alla ristorazione, addetti ai servizi clienti, camionisti, infermieri, servizio ospedaliero, uscieri, accoglienza, vigilantes e guardie giurate, muratori, giardinieri, assistenti sanitari a domicilio, diciamo badanti, infermieri specializzati. Ecco le quali 10 professioni del futuro. Perché mica tutti i laureati possono fare i mestieri da laureati. Ci vogliono anche i laureati che fanno dei mestieri, diciamo così, manuali. E i mestieri manuali sono nobili come i mestieri intellettuali. Eccolo qua. Sono tutte attività che richiederanno comunque un alto livello di studi e specializzazione. Certo, è meglio che un camionista sia laureato piuttosto che non laureato. Certo, è meglio che un cameriere o un cuoco sia laureato piuttosto che non laureato. E anche quelle che sono le badanti, cioè quelle che vanno nelle famiglie a prestare la propria assistenza, è meglio che siano laureate, d'accordo? Perché qua abbiamo, vediamo un po', oggi sono laureati, in America, oggi sono laureati il 17% dei baristi, il 32% delle massaggiatrici, il 26%
30% delle indossatrici. Oh, le industrie high tech che richiedono laureati nelle materie specifiche sono 5 milioni. Allora, le industrie che richiedono laureati nelle materie specifiche hanno 5 milioni di addetti, però i laureati in quelle materie specifiche per le industrie high tech sono 16 milioni in America. Cosa fanno? 5 sono già operano nelle industrie high tech, 5. Per arrivare a 16, 11 milioni non possono andare in quelle industrie. E vabbè, faranno, non c'è niente di male, faranno i camionisti, faranno i camerieri, faranno i cuochi, non c'è niente di male, faranno i muratori, i giardinieri, non c'è niente di male. Poi tutte queste cose, cari amici, le dice una grande inchiesta americana, ve lo ripeto, che è stata pubblicata in Italia dal grande quotidiano italiano La Repubblica di lunedì 14 febbraio 2011. Andate a vedere, andate a vedere. Però in Italia io, Serafino Massoni, queste cose le avevo già dette molto tempo prima che venisse fatta questa indagine da Les Americans, perché Serafino Massoni le cose le anticipa e voi le sapete, per cui ho anche il dubbio che Les Americans hanno copiato dai miei video per fare questa statistica, capito? Per fare questa indagine. Va bene, cari amici? Vabbè, cari amici, comunque avete delle indicazioni molto più dettagliate se voi andrete a cercare questa intervista, questo servizio giornalistico apparso sulla Repubblica di lunedì 14 febbraio 2011. Certo che gli italiani sono molto più fortunati degli americani, perché in America non c'è un blogger come Serafino Massoni. Voi gli italiani, avendo un blogger come Serafino Massoni, le notizie le possono conoscere in anticipo. Questa grande indagine è apparsa in America dopo che io ne avevo parlato a lungo sul mio canale del fatto che le cose vanno così. L'indagine è americana, ma vale pure per l'Europa, va bene cari amici. Cari amici vicini e lontani, grazie se mi avete ascoltato. E a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.